Amici, come sapete, nella mia vita normalmente io come fotografia faccio ritratti, quindi oggi parliamo di una cosa essenziale per fare i ritratti in studio, ovvero i fondali. I fondali sono una parte essenziale per la vostra fotografia di ritratto perché sono la parte complementare al soggetto, cioè nel senso voi il vostro soggetto lo mettete all'interno di un ambiente. Il colore, la qualità, le sfumature del vostro fondale sono importantissime. C'è da ricordare che i fondali sono di dimensioni diverse, di colori diversi, ci sono tipologie diverse, quindi oggi svisceriamo un pochino le cose. Partiamo un pochino dai fondali classici, quindi il fondale bianco e il fondale nero. Personalmente ho il fondale nero perché il fondale bianco non mi è mai piaciuto, poi per illuminarlo bene ci vogliono delle cose particolari che magari con una luce non riuscite ad avere, quindi dipende un pochino tutto. Ho avuto sempre il fondale nero di dimensioni da 1,5 m che è la dimensione per la still life tecnicamente, però io praticamente quando sono partito e facevo fotografie in casa mia fuori dalla mia cameretta non avevo, cioè proprio lo spazio in cui lo facevo era largo 1,8 m, quindi ci stavano appunto solo gli due stativi e 1,5 m di fondale. Questo ovviamente non permetteva di fare figure intere molto spesso, non permetteva di fotografare due persone, mentre invece quando mi sono spostato in questo spazio si è continuato con il fondale nero e poi per di più, in più diciamo come extra, ho preso questo fondale qua, verde, che è bellissimo, che a me piace tantissimo e che è invece enorme, cioè voi non lo vedete ma sono tipo 2,5 m credo di fondale, quindi ci stanno 2, 3, 4 persone quante volete e diciamo che ha delle peculiarità che adesso vi spiego perché sono molto molto interessanti. Prima di andare avanti con questo video vi ricordo ovviamente di dovervi iscrivere perché siamo un pochino pochi su questo canale, stiamo cercando di crescere come community fotografica e quindi è essenziale un'iscrizione. Grazie. Prima domanda che può sorgere è perché verde? Cioè perché un fondale di questo colore che è sì bello, però è un colore molto specifico, cioè non va bene per tutte le fotografie. In realtà questo fondale lo utilizzavano nello studio dove io sono andato a lavorare per un po' e una cosa molto importante che mi hanno insegnato è che questo fondale può essere, diciamo, regolato. Che vuol dire? In post-produzione, quando tu vai a tarare questo fondale, puoi cambiare la tonalità del fondale, quindi può essere verdino, può essere verde più saturo, può essere marroncino, può essere viola. Cioè, banalmente io ho fatto delle fotografie con lo sfondo viola e lo sfondo era questo qua. E non ha, grazie alle funzioni maschere del soggetto di campionatura a colore che sono molto avanzate su Lightroom, ti permette di fare questa cosa qua. E certo, magari sul viola, su alcune fotografie si può vedere un po' di più, io avevo fatto delle fotografie particolari in cui potevo permettermelo, quindi è molto 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 interessante, molto molto importante come approccio. Oppure, altra cosa molto interessante di questi fondali è il fatto che molto spesso hanno delle sfumature, nel senso che questi qua sono a tinta unita, a me piace una tinta unita e ok, però se lavorate con una sola luce, come può essere nel mio caso, e magari ho un flash, quindi è un po' più potente dalla luce continua, potete sfruttare i fondali con magari una trama, ma banalmente un fondale nero con all'interno tipo una sottospecie di cerchio grigio, magari non in cartone arrotolabile come questi, che vi permette di avere un punto più chiaro alle spalle del vostro soggetto per dare maggiore profondità alla vostra immagine. Ovviamente un mio personalissimo consiglio, a meno che non sia richiesta specifica del cliente, quando voi andate a creare un ritratto è sempre buon costume staccare il vostro soggetto dallo sfondo, quindi se avete uno sfondo nero cercate di evitare magari sfondo nero, maglione nero, perché comunque sembra che la testa del vostro soggetto sbuchi fuori dal contesto nero. Anch'io le ho fatte le fotografie a sfondo nero con il soggetto vestito di nero perché il cliente è arrivato qua e mi ha detto ciao, io mi sono portato queste cose qua
volevo farlo così perché è una cosa che... E poi quando il cliente chiede tu esegui e cerchi di staccarlo un pochino il più possibile. Ricordatevi, se avete, faccio maglione nero su sfondo nero perché è la cosa più banale che vi viene in mente, o vestito nero su sfondo nero, cercate di gestire la luce in modo tale per cui per dare profondità risaltino magari le spalle del vestito, quindi staccatelo bene dallo sfondo, illuminatelo in una maniera interessante con degli schemi luce che io vi ho raccontato in questo video, o in questo insomma, e sicuramente potete avere un buon risultato anche con un nero su nero, ecco, che dia un po' più di profondità. Questi fondali sicuramente, se avete un pochino bazzicato su internet, sono costosi, cioè nel senso, non ve lo nascondo, un fondale può costare 80-100 euro, quindi sono un po' un pezzo che vi dovete accollare, però vi durano una vita, cioè nel senso, se fate 4 servizi al giorno, sicuramente 100 euro non sono un problema, e se fate 10 servizi all'anno, vi dura tantissimo, perché sono in formato in lunghezza da 11 metri, quindi cos'è che faccio io? Vabbè, adesso l'ho tirato giù solo un pezzo, quindi magari si vede un po' di sporco dietro, perché dove di solito i soggetti mettono i piedi e quindi magari sporcano con le scarpe così, però voi lo tagliate e tirate giù i metri dopo. Cioè, io il mio nero ce l'ho da anni, ci ho fatto tantissimi servizi e ancora non è intero, l'ho tagliato un paio di volte, ma siamo lì insomma, perché poi alla fine l'importante è che non si rovini il cartone dietro in maniera esagerata, ecco. Quindi ricordatevi sempre di fare un pochino degli investimenti. Quando fate un investimento dite cavolo sono 80 euro, però non andate a risparmiare prendendo quello in tessuto, che ne so, che poi alla fine dopo 4 foto che fate capite che è un investimento inutile. Ho parlato dei fondali in tessuto, ragazzi, i fondali in tessuto no, cioè i fondali in tessuto assolutamente no, i fondali in tessuto non se ne parla, ma non il tessuto tipo lenzuola, ecco, quel tessuto lì, non il tessuto magari particolare che può essere, no, per il semplice fatto che ci sono le pieghe, e a meno che voi non stacchiate il vostro soggetto di 10 metri e apriate il diaframma così che faccia tutto un effetto magari un po' più sfocato dietro, no, perché si vedono le pieghe poi in fotografia, da correggere in Photoshop è un casino, e se non lo correggete bene sminchiate una fotografia potenzialmente molto bella. Quindi fate degli investimenti interessanti, prendete questi fondali in carta che sono uniformi, che sono belli, che non vi danno alcun tipo di problema, e vedete che avete comunque un buono strumento, un buon alleato per degli ottimi ritratti. Quindi i fondali sono un elemento fondamentale. Fatemi sapere voi dove scattate, che cosa utilizzate, che fondali utilizzate, che colori andate a utilizzare per incorniciare il vostro soggetto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!